Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come realizzare questo meraviglioso piatto di pasta al forno, un piatto tradizionale della domenica e del sud Italia. Iniziamo! Iniziamo con la preparazione del sugo. Tagliamo a pezzetti una cipolla e una carota e con un pochino di olio extravergine di oliva facciamo il soffritto. Accendiamo il fuoco, aggiungiamo pepe e sale e anche un pochino di vino bianco. Poi l'ingrediente principale, la passata di pomodoro. Io ho scelto la passata Mutti perché è buonissima. Lasciamo il sugo una decina di minuti e magicamente sarà pronto. È molto leggero e molto semplice. Per preparare le polpettine uniamo la carne macinata di manzo a 2 uova, il prezzemolo, il sale, il pepe e la mollica del pane imbevuta nell'acqua o nel latte. Uniamo tutto e formiamo un composto omogeneo. Con il composto formato creiamo delle polpettine di carne. È un procedimento molto semplice e divertente. Dobbiamo solo lavorare le polpettine con le mani, dandole una forma rotonda, più piccola possibile. Con lo stesso procedimento e gli stessi ingredienti potete creare delle polpette più grandi o dei burger. Ed ecco le nostre bellissime polpettine, pronte per la cottura. Possiamo cuocerle al forno, fritte, oppure, come abbiamo fatto noi, direttamente nel sugo. Buonissime! Prepariamo mezzo chilo circa di pasta e uniamo il sugo. Potete usare la pasta che volete, anche un mix, non è importante. Quello che conta è che sia pasta corta e piccola. Ora tagliamo circa 200 g di mortadella e 200 g di scamorza affumicata e mozzarella e le uniamo alla nostra pasta che svuotiamo in una teglia. Uniamo tutti gli ingredienti insieme, la mozzarella, la scamorza e la mortadella, così potete scegliere i formaggi e i salumi che preferite, ma vi consiglio la mortadella, assolutamente. Aggiungiamo anche delle spezie, il pepe, l'origano secco e un formaggio stagionato come il parmigiano reggiano. Questo passaggio è fondamentale, infatti il formaggio sulla superficie creerà una crosta meravigliosa che aggiungerà un tocco magico alla nostra pasta al forno.
So che i forni sono diversi, ma noi l'abbiamo cotta a circa 190 gradi per 10 minuti e gli ultimi 5 minuti abbiamo utilizzato la funzione grill per creare quella magica crosta di cui vi parlavo prima. So che non è facile, ma dobbiamo aspettare circa mezz'ora prima di mangiarla perché deve raffreddarsi. E adesso sono pronta ad assaggiarla, ma prima un brindisi. E sì, credo che il risultato sia ottimo come speravo, è buonissima. Buon appetito e grazie.